Perché lavoro? Perché lavoro? De Filippis. De Filippis. Vedi sempre questo. Questo è Cunego quando è caduto il tour che si sfazzò e si è... Questo chi è? È Fausto. È Fausto? Sì, Sembrava Murri. Fausto, sembrava... Questo qui, Vincini. questo è il Corriere dei Piccoli. Questo qui è Barontelli. Questo qui è il mondiale, come lo vedi? Sì. Sì, questo qui è il mondiale 79 Valkenburg. Poi c'è Salvarani, una. Questo è Coppi, questo qui l'ho tenuta così perché è Coppi che arriva a Bormio nel 53, quando ha vinto il Super. Poi c'è qui c'è Saronni 6 giorni con il numero 1 qui. Carlo Giannini è una carissima persona perché io quando ero giovane correvo per l'Amatori Grove, praticamente i primi anni, il secondo anno è stato perché il primo l'ho fatto con la Ferrovieri, era colui che mi portava via e mi ha sempre portato nelle gare più belle, più importanti. È una persona eccezionale, uno che ama il ciclismo e siamo rimasti amici e rimarremo per sempre amici. Guarda, è stato direi un brutto periodo, perché io sono passato alla Salvarani in malo modo. In malo modo perché? Perché 2 anni prima Pezzi era venuto a vedere una gara che erano i campionati regionali che io ho vinto, perché su ordine dei Salvarani volevano che qualche corridore di Parma andasse nella Salvarani. E quindi ha visto me e mi ha fatto un compromesso che io dovevo passare con la Salvarani. Però ero troppo giovane e l'anno successivo lui, per tenermi sotto controllo, mi ha messo alla German Box. Quindi ho fatto l'anno successivo alla German Box. Non ho vinto molto perché io ero uno che vinceva abbastanza, perché anche da dilettante il primo anno avevo vinto 12 gare, quell'anno ne ho vinte solo 8. Però ho vinto il piccolo giro di Lombardia e io ero convinto di essere già della Salvarani. Però cosa succede? Che a un certo momento arriviamo verso Natale, qui non si sa più niente, io non so più niente della Salvarani, e praticamente un signore che si chiamava Di Gregorio, anche lui una bravissima persona dell'Amatori, parlò con Luigi Salvarani perché era il suo banchiere e disse: ma Guarazzini che non aveva informazione, quindi lui si informò e quindi mi assunse lui. Cioè il compromesso che Pezzi aveva con i miei è andato in fumo e quindi mi prese lui di persona. E quindi io passai a Salvarani. Sai, Pezzi quel periodo era il direttore sportivo, diciamo così, più importante, perché era effettivamente nella squadra più importante, perché lasciatemelo dire, Salvarani è stata una delle squadre più importanti che ha fatto fare il salto al ciclismo veramente in Italia. Però cosa succede? Che io poi non dovevo fare il militare perché non avendo il papà, e quindi sono andato a fare il militare perché, non so, ho sbagliato gli incartamenti. E quindi sono andato a fare le prime gare che non ero allenato e Pezzi ha fatto di tutto di mandarmi nelle gare non adatte alle mie possibilità per far vedere ai Salvarani che avevano sbagliato, che avevano preso uno che non andava e così via. Devo ancora ringraziare Carlo, il carissimo amico, perché io ormai avevo deciso di smettere, anche se dentro di me avevo un qualcosa che non andava, perché sapevo che non ero riuscito a dare quello che mi sentivo dentro. E la fortuna è stato che Carlo, essendo diciamo così, un rappresentante, un depositario della Max Meyer, perché era lui che vendeva tutti i prodotti, è andato a Milano e ha parlato con il signor Varesi, che a quel tempo era il presidente, e praticamente mi ha fatto assumere
con la loro squadra della Max Meyer. E lì praticamente è cominciato, non dico a rinascere, però ho cominciato a essere un po' più libero e essere considerato come gli altri. Ho fatto le gare dure e ho fatto anche le gare facili, però ho cominciato ad andare forte, far vedere che avevo qualcosa. Infatti poi ho vinto la prima tappa al Giro di Spagna, che è stata quella un po' che mi ha fatto vedere nel mondo del ciclismo che certo non ero un campione, ma avevo qualcosa da dare al ciclismo. Infatti anche lì devo ringraziare la famiglia Salvarani, sono stato molto fortunato perché io ormai ero deciso, dopo, come hai accennato tu, ho avuto 2 contatti con squadre che non sono riuscito a concludere, ma non per demerito mio, e quindi mi sono trovato nei disoccupati. Alla vigilia di Natale sento una telefonata ed è il signor Luigi Salvarani e mi dice: Ercole, ma come mai ti vedo nel disoccupato? E allora gli ho spiegato che praticamente c'erano 2 squadre che dovevo andare ma non abbiamo concluso. Ma dice: ma tu non vuoi più correre? No, correrai ancora, perché insomma non tanto però insomma è perché io sono convinto di non aver dato tutto e vorrei vedere proprio dove posso arrivare. E allora lui dice: ma ti piacerebbe venire ancora nella Salvarani? Magari. Allora, dopo Natale vieni qui che fermiamo il contratto. Tra l'altro, dopo Natale sono andato là e ho firmato un contratto che ho preso molto di più di quello che mi offrivano queste squadre. E quindi, oltretutto, poi avevano cambiato anche il direttore sportivo, perché Pezzi era andato via, e il direttore sportivo c'era Panbianco e c'era Adorni. Quindi io mi sono allenato per bene, mi sono dovuto andare in Riviera a allenarmi per bene per essere pronto alle prime gare, perché io fisicamente avevo bisogno di allenarmi più degli altri, e ho cominciato ad andare bene. Ho vinto subito delle gare, perché ho vinto 2 tappe in Francia all'Indre-Loire più il Giro, pur facendo il gregario ad altri, e quindi ho fatto vedere che insomma avevo qualcosa dentro ed ero qualcosa, dovevo dare qualcosa. E lì ha cominciato la storia con la Salvarani, che poi ci sono rimasto fino alla fine, fino a quando poi la Salvarani, terminato il decennale, ha dovuto smettere e siamo passati ad un'altra squadra. Ma è stata una cosa meravigliosa. E praticamente insomma il Giro di Francia innanzitutto è una gara molto dura, è stata molto dura, anche quella era lì. E andavano via delle fughe, quindi qualcuno di noi, pur avendo dei mondi come squadra, e quindi noi dovevamo aiutare Felice, però il gregario lo si può fare anche andando in fuga, perché le squadre, avendo un uomo là davanti, gli può servire per alcune cose. La mia fortuna è stata quella che la fuga è arrivata alla fine, e quindi io ero abbastanza veloce. C'era Van Kloster e un altro francese che adesso non mi ricordo il nome, che però io vedevo che aveva una pedalata diversa dalla mia. Tra l'altro Van Kloster, che doveva essere il più veloce, ha fatto la ruota il giro prima. Insomma, ho fatto stare, arriviamo all'arrivo e io sono partito ai 250 metri e ho vinto con 2 macchine, insomma, praticamente. È stata una grossa soddisfazione per me specialmente, ma anche per i miei compagni di squadra che mi hanno abbracciato, insomma è stata una cosa meravigliosa. Io naturalmente sono quasi scoppiato in lacrime, pensando tutta la fatica che ho fatto, non solo ad andare in bicicletta, ma di trovare le sistemazioni. Dico, dopo tutto questo sono riuscito a vincere una tappa anche al Giro di Francia. Ho avuto anche un po' di fortuna, dovevo aiutare praticamente Zandegù a vincere, e a 1 chilometro dall'arrivo
ero di dietro perché avevo forato, ho rimontato il gruppo pensando che Zandegù, perché gli sono passato in fianco, l'ho chiamato, Gino mettiti a ruota, perché sentivo che stava bene, fatto sta che ho imboccato una curva talmente forte e così via che gli ho preso su una trentina di metri e a un certo momento quando mi volto indietro che non avevo quasi dato, perché avevo già quasi dato tutto, vedo che non c'è più nessuno e lì praticamente ho tirato diritto, guarda, ho tirato fuori tutto e ho vinto battendo Sercù e battendo Basso, insomma, è stata anche lì una grossa soddisfazione. Guarda, allora, dalla Salvarani terminato il decennale, siamo passati naturalmente alla Bianchi, ma non tutti. Siamo passati praticamente in 7-8, perché i più fedeli dei capitani. E quindi Gimondi mi volle con lui, Basso anche lui perché era velocista e aveva bisogno di uno come me che gli tirasse le volate. E lì abbiamo fatto un paio di anni che siamo andati abbastanza bene, anzi devo dire che ho vinto anche una tappa Giro di Sardegna che è la più bella, quella che mi ricorda, che ricordo di più. E praticamente se vuoi che te la racconti, e praticamente io ero a disposizione di Basso perché dovevamo arrivare in volata, però si arrivava a Olbia. Però a un certo momento abbiamo scollinato una salita e Basso si era aggrappato un po' troppo ai miei pantaloncini e io sono arrivato su che ero sfinito, quindi mi stavo sfilando dalle ammiraglie e però a quel punto cosa è successo? Che dietro la macchina della Salvarani mi ha sventolato un fazzoletto azzurro dicendomi che era nato mio figlio. Allora lì l'adrenalina mi è andata, non so, al massimo, non ne avevo più, ma sono riuscito a prendere il gruppo, mi sono portato in testa, non ho visto né Basso né Gimondi né nessuno. Ho fatto la mia volata e li ho battuti tutti, ma c'era Mers, c'era Derlemi, c'era Sercù, c'era Basso, c'erano tutti i migliori al mondo. E praticamente quella, anche se non era una tappa al Giro di Francia o al Giro d'Italia, per me è stata la gara più bella che ho vinto e quella che mi ha dato più soddisfazione, non solo per la gara, ma anche per la nascita del mio figlio, insomma. Con Felice c'è sempre stato un rapporto molto molto buono e veramente di grande amicizia, infatti dalla Salvarani mi ha portato alla Bianchi anche se non ero un uomo adatto a lui, perché sinceramente lo capivo, lui aveva bisogno di compagni per vincere i giri che l'aiutassero anche in salita, io non lo ero, però io ero molto utile in pianura, quando c'era vento chiamava sempre me, ad esempio quando andavamo a fare le gare in Belgio contro vento io avevo imparato perché com'era, e quindi c'è stato sempre un rapporto, diciamo così, di amicizia ma di fratellanza, perché oltretutto, oltre che correre, ci andavamo sempre insieme all'inizio stagione e così via. Per me insomma è stato come un fratello, ecco. Purtroppo dopo ho dovuto cambiare squadra perché ci sono state delle incongruenze con Basso e quindi io ho dovuto cambiare. La Brooklyn per me è stata una grandissima squadra, io ho dovuto cambiare società andando pure alla Brooklyn perché mi ha cercato Cribiori, un carissimo amico, perché ha visto in me che avevo un qualche cosa che gli potevo servire per i suoi due capitani, che erano Sercù e Devlemi. E quindi io sono passato volentieri con la Brooklyn perché era una squadra molto forte e io ero convinto che gli potevo servire perché io ero un corridore che servivo i corridori, ero un po' come adesso dicono l'ultimo uomo. Io da solo senza treni riuscivo a portare anche perché sapevo che era il mio lavoro, qualche volta rischiavo ma io il mio capitano lo portavo sempre là nelle prime posizioni per fare la volata. È stata un'esperienza direi indimenticabile, ho passato dei momenti bellissimi
con dei capitani meravigliosi, perché più che capitani loro erano dei veri amici, non ho mai preteso niente, e io ho sempre dato il massimo, abbiamo vinto tante gare insieme, ho vinto anch'io pur essendo, diciamo così, un loro collaboratore, però li ho aiutati a vincere anche tante corse, insomma, e loro hanno vinto anche delle corse importanti, non hanno vinto giri, però hanno vinto Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre, Milano-Sanremo con De Vlevi e tante tappe con Sercoux al Giro di Francia, che poi ha riuscito a indossare anche la maglia gialla, poi ha portato a Parigi la maglia verde, insomma. Sono stati anni meravigliosi, se tornerei indietro tornerei ancora in quella squadra lì. È stato il mio momento migliore. Io ho fatto i primi 10 giorni al Tour, che veramente ormai io ho quasi 80 anni, quindi che mi metto qui a raccontare delle storie, ma ho fatto 10 giorni che ero uno dei più forti del Tour, ma veramente, veramente. Infatti lo dimostra che ho vinto già la prima tappa, che se avessi fatto il prologo convinto forse avrei preso anche la maglia gialla, sfruttando diciamo così, gli abbuoni e i secondi che sono riuscito ad acquisire nella volata della prima tappa. Quindi ho preso la maglia bianca, la maglia qua, la maglia verde, e ho fatto 10 giorni meravigliosi, però il mio dovere era quello di aiutare il mio capitano, che era appunto Sercoux, e ho ottenuto anche degli altri piazzamenti, perché ho ottenuto la maglia verde e bianca per parecchi giorni, anche perché la maglia bianca non era per il giovane, ma era per la combinata. E quindi dopo purtroppo per un caso, perché io ero anche un po' abbastanza nervoso, mi sono dovuto fermare quel tour. Mi sono dovuto fermare quel tour perché pur di far vincere la maglia gialla a Sercoux, io gli tiravo le volate e praticamente in un point show, che erano punti caldi, che c'erano 5 secondi di abbuono, io ho tirato la volata a Sercoux, la maglia gialla era Carstens, e quindi tirava il vento da sinistra verso destra, io mi ero messo a 50 centimetri dal fosso e coprivo solo Sercoux. La strada di là era tutta libera. E a un certo momento io ai 150 metri mi sono spostato leggermente, Sercoux è passato e poi io ho allargato le braccia e Carsten non è passato. Lui, sapendo che avrebbe perso la maglia, ha cominciato a sbraitare dicendo che praticamente io l'avevo ostacolato. Lui correva per la BIC era lo sponsor principale del Tour de France, e quindi mi hanno penalizzato e mi hanno dato 15 minuti di penalizzazione, mi hanno tolto allora Cribiori. Praticamente non fece neanche reclamo, perché tanto il Q comanda loro, fanno quel che vogliono. Allora io ero talmente demoralizzato e ho abbandonato, sono venuto a casa, insomma. Ma ho fatto 10 giorni che sinceramente così forte non ero mai andato. Ho terminato con la Brooklyn, mi ha chiesto la SIG di passare con loro perché avevano un giovane promettente che mi pregarono di andare con loro a fare gli ultimi anni, anche perché io mi avvicinavo ai 33 anni e quindi dovevo pensare di avvicinarmi a casa. E quindi passai con la SIG, praticamente nel 77 fu il primo anno e Soroni non fece il Giro d'Italia e quindi non avevo l'uomo veloce da potergli tirare la volata, e quindi ero un po' libero. Il capitano era Baronchelli, però di veloci ero forse il più veloce, certo, che non pretendevo che gli altri mi aiutassero, però mi ricordo che quell'anno ho fatto 3 o 4 secondi, terzi, quarti, ho fatto un sacco di piazzamenti. Infatti questa maglia
era merito per tutti i piazzamenti, perché era punteggi, era merito per tutti i piazzamenti che avevo ottenuto nelle volate e nei traguardi. Arriviamo a Trieste, l'unica tappa dove Paolini è stato bravissimo, mi ha aiutato nella volata e sono riuscito a vincere, a battere anche dei campioni ed è stata una grossa soddisfazione. L'altra soddisfazione, se mi permetti, è stata quella che con Saronni, come ho accennato prima, io appunto sono andato alla SIC solo ed esclusivamente per Saronni. Sono andato lì pur sapendo di rimetterci, perché nella Brooklyn era una squadra dove si vinceva molto e si guadagnava molto, però mi avvicinavo a casa, insomma un domani avrei smesso di correre, potevo andare, fermarmi lì anche a trovare un posto di lavoro. E quindi praticamente mi diedero Saronni, che non era nessuno, era un buon dilettante che però vinceva molto in pista e non su strada. E quindi Chiappano mi dice: guarda Ercole, tu portalo in Riviera, portalo dove vuoi, te lo devi allenare tu e voglio che facciate una cosa fatta bene, io ho fiducia. Quindi partimmo prima di Natale, lui e i miei 2 bambini, e praticamente avevo mia moglie e avevo 3 figli. E quindi ci siamo allenati, l'ho allenato come ho potuto, e quindi poi dopo lì siamo andati a fare la 6 giorni insieme, e poi a lui ho cominciato a fare le gare in linea, e quindi io ho cominciato a proteggerlo, perché è importante proteggere quando un giovane scalpitante vuol fare, ma ci sono i nonni, perché esisteva anche un po' di nonnismo, che vogliono un po' schiacciarlo, perché tu lo sai, se vieni su un giovane ti portano via della tua popolarità. Quindi io l'ho aiutato e mai nessuno ha aperto bocca, ho dato il massimo per aiutarlo. Fra l'altro, e mi dispiace, l'ho già detto anche a Baronchelli, che purtroppo ho tolto dei corridori al servizio di Baronchelli per portarli al servizio di Saronni, perché capivo che Saronni, se era aiutato veramente, era in grado di vincere tante tappe, e così ha fatto. Certo che Baronchelli rimaneva sempre il capitano per le gare a tappe, però quell'anno Saronni direi che è quasi esploso, è stato il primo anno dove ha fatto vedere che aveva delle grosse qualità e così via. Poi abbiamo fatto il secondo anno, ma io il secondo anno purtroppo l'ho fatto solo metà. Nella prima parte mi sono sempre preparato bene, sono riuscito a vincere la Sassari Cagliari, anche lì con un bel gruppetto di corridori, che nel finale c'era anche Gimondi e così via. Dopo purtroppo mi sono ammalato e prima del Giro d'Italia, 2 giorni prima, ho dovuto telefonare ai miei dirigenti che non potevo partecipare al Giro perché praticamente avevo dei problemi fisici non gravi, e poi si è risolto niente, e quindi lì è finita la mia attività. Mario è stato un grandissimo meccanico, lo è ancora, perché ancora al giorno d'oggi vado là, non lavoro più, ma quando vado là io, cioè, è sempre pronto a cercare di aiutarmi. Mario l'ho conosciuto nei primi anni della Brooklyn, che avevo bisogno io di un meccanico e gli ho chiesto se per favore mi seguiva una 6 giorni. E praticamente lui mi ha seguito, e praticamente da quel momento lì lui è diventato un grandissimo meccanico, perché oltre che aver seguito poi anche Gimondi, Moser, le 6 giorni ha fatto per tanti anni anche il meccanico di Martini alle nazionali, quindi oltre che essere un grandissimo meccanico è sempre stato e lo sarà sempre un grande amico, una grande persona. Devo dire che io ho avuto una grande famiglia, specialmente mia moglie che ha fatto tanti sacrifici, io ho 2 meravigliosi figli e 5 nipoti che gli vogliono un bene da morire. Certo che Alberto mi sta dando tante soddisfazioni, perché da piccolino ho cominciato a giocare con la Fulgor del paese,
e io lo seguo tuttora perché ha passato via la sua società, dalla Juventus al Cagliari e così via, adesso nel Como, e mi sta dando tante soddisfazioni. Pietro, anche lui sta andando bene, però naturalmente è un po' tardivo nello sviluppo. Bisognerebbe aspettarlo, ma le società al giorno d'oggi non aspettano più nessuno. Però devo dire che mi stanno dando tante soddisfazioni, sì. Andiamo giù, allora. Adesso mi darai l'amnistia secondo me, o mi denunci scuola, perché... Questa pagina dare da... e la fa pagare anche a Rigetti, Ma io non pensavo di prendere l'amnistia, invece. Occhio di questo scudo. Dai, c'hai qui una cosa meravigliosa, guarda, mi hai fatto tornare indietro.